Rifacciamola insieme un momento, la strada familiare ai nostri generosi pensieri. Verso mezzanotte ci mettevamo in moto per rincasare. Le 3 ore spese prima, in un fitto discutere alle giubbe rosse, non erano bastate a farci svuotare il sacco. All'angolo della via Maggio, col Borgo Santo Spirito, avremmo dovuto separarci. Io abitavo in fondo alla prima e tu in fondo alla seconda. Ma capitava sempre che una buona mezz'ora se ne andasse a discorrere su quella cantonata. A un certo punto tu mi dicevi: t'accompagno un po', facciamo ancora 4 passi. Giunti all'altezza della via Michelozzi, svoltavamo a destra, senza avercene comunicata l'intenzione. Proprio in questa via, al Pio Istituto de' Bardi, Federico aveva potuto approfondire i rudimenti della figura e del disegno ornamentale. I suoi primi passi li aveva mossi da giovanetto nella bottega paterna, dove subito aveva dato prova di essere molto dotato. La madre Carmela era stata la governante del pittore americano Julius Rolshoven, che si era trasferito a Firenze con un gruppo di artisti noti come i Doverec Boys. Rolshoven aveva notato le doti di Federico allora dodicenne e lo mise a lavorare al cavalletto sotto la sua guida. Lo testimonia questo pastello del suo primo maestro, che lo ritrae giovanissimo e già conscio della sua attitudine. Al Pio Istituto de' Bardi, Federico aveva anche frequentato la scuola di nudo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che all'epoca aveva spostato qui i suoi corsi serali. E vi si era distinto, vincendo per 2 anni di seguito, nel 1911 e nel 1912, il diploma di merito. Quello istituito dal marchese Ferdinando Frescobaldi, in memoria delle ultime volontà del suo antenato, il conte Girolamo de' Bardi, che aveva lasciato tutti i suoi beni per la gratuita educazione dei giovani artigiani del quartiere. Gloria a questo istituto con fede d'anima fiorentina, creato da lui alla compiuta educazione degli artigiani e fatto quasi erede del suo spirito, legandogli le biblioteche, il laboratorio scientifico, le sue collezioni, quando il 28 febbraio 1829 uscì di vita, con la visione dei nuovi tempi, desiderati alle arti e alle industrie d'Italia. Federico era nato a Castelfiorentino nel 1891, ma presto la famiglia si era trasferita a Firenze per il lavoro del padre Angelo, che esercitava la professione di pittore e decoratore. A Firenze nasceranno gli altri 3 figli, Alfina, Alberto e Achille, e tutti e 3 i fratelli entreranno a far parte della bottega paterna, come nella migliore tradizione fiorentina, in cui ci si tramandava il mestiere di padre in figlio. Federico era cresciuto nel quartiere di Santo Spirito. Qui si era formato e aveva assorbito il fiero e orgoglioso spirito di appartenenza a questi luoghi. Non potevano trovare un posto migliore in quel periodo per 1000 motivazioni. Firenze ha sempre avuto questa grande tradizione di rigattieri, di artigiani.
In quel periodo tutta questa sua realtà, questa sua cultura, questa sua forma anche di attività economica ebbero un rilancio clamoroso per almeno 3 motivi fondamentali. Primo, con l'unità d'Italia, l'aristocrazia fiorentina e toscana cominciò a essere tassata anche pesantemente, fino ad allora non lo erano, almeno i primogeniti, e quindi castelli, palazzi della campagna fiorentina furono venduti, alienati, quantomeno fu venduto quadri, furono venduti affreschi, mobili di ogni tipo, eccetera. La seconda cosa fu la chiusura voluta dall'Italia Unita di tanti conventi, furono chiuse anche delle chiese e quindi anche lì tanti oggetti sacri, tanti oggetti d'arte furono immessi nel mercato. La terza cosa, la distruzione che risale appunto agli ultimi 20-30 anni dell'Ottocento, del ghetto, del centro storico, per far nascere Piazza della Repubblica, che portò un'infinità di materiale, anche lapidi, capitelli, rosoni, e furono immessi nel mercato. E se, come ci dice Paolucci, no, che con la fine dell'Ottocento l'Italia diventa il museo del mondo, di questo museo Firenze era la vetrina. San Frediano aveva all'epoca 6-7 mila abitanti, adesso ne ha meno della metà. E sia chiaro, non poteva sopportare tante persone in case umide, case dell'Ottocento, era diffusa la tubercolosi, il 40% della popolazione degli uomini erano schedati dalla polizia. Ecco, in questo mondo pure la nobiltà, la più illuminata, la più intelligente, oserei dire, voleva rimanere in queste zone e nasceva questa saldatura che scavalcava la Firenze borghese. Vivere qua vuol dire vivere nella più apparente ristrettezza e invece in una vastità cosmica, mondiale. I fiorentini di Oltrarno sono veramente il campanile del mondo. È un tessuto fantastico, il tessuto dove sono nato io. Il ferro e il legno, uno accanto all'altro, la doratura, la cornice, e perché no il tappezziere, è tutto collegato, è una cultura. Avere accanto a me un altro artigiano che come me deve inventare soluzioni ogni giorno per i pezzi che gli vengono portati, che lui... insomma, è fondamentale. Quindi una cultura, un mondo, una società di solidarietà meravigliosa. La famiglia Angeli ebbe l'intelligenza di scegliere per le proprie botteghe i luoghi di maggior passaggio in Santo Spirito, a Palazzo Rinuccini, che ora è sede di un noto liceo, e poi nella strada principale, San Frediano, alle spalle di Piazza del Carmine. Quindi gli Angeli non fanno altro che seguire una precisa regola degli affari dell'artigiano, che era anche venditore, che aveva bisogno anche di rapporti con la terra, e vanno ad abitare nella strada principale che è parallela all'Arno. Da pochi anni era stata ricostruita sulle rovine del ghetto la Piazza della Repubblica. Molte di quelle persone erano state portate in San Frediano, in Via dell'Orto, in gran parte erano state costruite case per tutti loro, e queste famiglie, via via che nascevano dei bambini, sentivano il dovere di portarli a vedere dove era nato babbo, nei luoghi da dove proveniva la loro famiglia. E la sera intere famiglie di persone scenciose, maleodoranti, si incamminavano attraversando in punta alla Carraia per venire in una sorta di pellegrinaggio in Piazza della Repubblica. A un certo punto la Firenze borghese si ribellò a questo tipo di presenze e furono mobilitati addirittura i bersaglieri per impedire agli straccioni di Oltrarno di venire
a visitare Piazza della Repubblica. Quindi cos'era l'Oltrarno? È sempre stato fuori le mura, è sempre stata un'altra Firenze, pur essendo in realtà il cuore e l'anima di Firenze. Siamo all'interno della prima cerchia di mura, cioè proprio la città delle origini, la città romana, quindi il centro storico per eccellenza. Questa torre è del XIV secolo, ebbe varie vicissitudini, però rimase nella sua struttura originale, che si è salvata dalle ristrutturazioni di fine Ottocento finché nel 1904 fu acquistata da Elia Volpi, un grande uomo d'affari, anche sensibile alle arti, sensibile all'antiquariato, eccetera, allievo di Stefano Bardini. Elia Volpi, quando vuole attrezzare per i suoi affari questa splendida torre medievale, riempendola di oggettistica del 300, autentica, meno autentica, eccetera, chi chiama a restaurare? Chiama appunto la Bottega degli Angeli. Tra il 1907 e il 1909, Federico insieme al padre aveva collaborato con Silvio Zanchi ai restauri del palazzo, in particolare riportando alla luce gli affreschi originali della Sala dei Pappagalli, reintegrandone le parti perdute. E negli stessi anni, con l'aiuto dei giovanissimi fratelli, ne replica l'impianto decorativo anche al Castello del Diavolo, sul viale Michelangelo. Questa era allora la dimora di Julius Rolshoven, che ben conosceva i grandi restauri di Palazzo Davanzati. Sin dal Rinascimento Firenze, ma anche ovviamente tutte le città del centro Italia, si erano distinte per la capacità di produrre cassoni, tavoli, maioliche, quindi oggetti per la casa, che poi nell'Ottocento diventano decorativi. Elia Volpi a Palazzo Davanzati apre lo showroom, l'esposizione degli arredi. Tantissimi collezionisti li acquistano e cominciano a decorare le loro case riassemblando, ovvero si crea uno stile che non è necessariamente e filologicamente autentico, ma che è molto più accattivante. Quindi dal 1910 in poi nel 1916 con la prima asta che Elia Volpi fa negli Stati Uniti e poi fino al 29 quando esplode veramente, chiamiamola così, la mania del mobile rinascimentale fiorentino, questi oggetti erano richiestissimi. Elia Volpi fu capace di fare negli anni che vanno dal 1916 al 1926 7 grandi aste di oggetti fiorentini a New York. In una di queste, la prima, quella del 1916, vendette 1000 pezzi che gli resero $1 milione di allora. Questo per dare la dimensione della vastità di questo commercio. Quindi il ruolo che svolse la Bottega degli Angeli fu un ruolo fondamentale per tutta questa realtà fiorentina che dava lavoro a decine di migliaia di persone. Era l'itinerario invariabile di quelle remote notti. Noi tentavamo allora di mettere al mondo l'uomo ideale che ci rubava il sonno. E poche decine di metri più in là, rieccoci all'imbocco di Piazza Santo Spirito, sotto lo stellato. Ci sedevamo sulla scalinata e riprendevamo a tessere il filo delle nostre fantasie. Ho appreso più in quelle appassionate sedute che non in uno sgobbo di decenni, fatti maestro e discepolo l'uno dell'altro. In questi anni di intenso studio e lavoro, anche le amicizie assumono un ruolo di rilievo. Federico comincia a frequentare gli ambienti artistici fiorentini dei caffè letterari, disegna il frontespizio della prima edizione della rivista Juventus,
frequenta i giovani papini, prezzolini e soffici. È la chiamata alle armi ad interrompere questo periodo fruttuoso. Nel 1912 Federigo viene arruolato nel corpo militare sanitario nella guerra di Libia e rimarrà a Zoara quasi 2 anni. Nel suo taccuino annota con diligenza le sue impressioni di viaggio, ma anche i suoi impegni giornalieri e le massime che lo aiutano a superare quei giorni, appena ventenne. Dalle difficoltà nascono i miracoli. Chi vuole essere eccellente in qualsiasi arte deve da mane a sera non pensare ad altro, come diceva Reynolds. Inizia allora un'intensa produzione di acquerelli, per lo più commissionati dai compagni d'armi e dagli ufficiali. Questa pratica lo seguirà anche nella Prima Guerra Mondiale, in cui Federigo viene richiamato alle armi sul fronte del Cadore. Nei momenti di tregua dipinge tra le montagne innevate, paesaggi solitari, ma anche allegorici. Durante la guerra nel 1915-18 Federigo fu chiamato alle armi e rimangono di lui alcune opere che documentano anche una sua produzione personale, sicuramente di un grande lirismo. Finita la guerra, con il ritorno a Firenze di tutti e 3 i fratelli, la bottega inizia a fiorire e lavora per numerosi antiquari e mercanti fiorentini. Si specializza nelle copie e nelle imitazioni dall'antico. Alberto Angeli, e si presume forse anche i fratelli, riceve la certificazione, la patente, chiamiamola così, di copista di galleria. Questa attività della realizzazione delle opere in stile parte proprio da uno studio attento dei capolavori, tramite il lavoro in situ, quindi in galleria, e tramite lo studio delle fotografie. Tantissime fotografie Brogia, Linari, Sanderson sono ancora conservate e servivano proprio per la realizzazione della copia. Nella bottega degli Angeli, quindi, una delle attività principali era quella del copista. Il mercato, infatti, non riusciva a soddisfare la richiesta dei pezzi autentici esistenti. Gli artisti erano molto apprezzati per la loro versatilità, cioè erano in grado di fare appunto sia copie da opere medievali sia copie da opere del Seicento, come per esempio Pannini, o come le tantissime nature morte, tantissime composizioni floreali per cui erano richiestissimi. Voi vedete qui un cassone con una scena di una visitazione. Fra l'altro è interessante come la ricostruzione rinascimentale del soggetto non è mai filologica. Qui c'è un'ispirazione, c'è una combinazione di elementi che vengono da Ghirlandaio, da Albertinelli, e sono inseriti per esempio in un paesaggio con delle rovine che invece suggerirebbero un periodo più tardo. Questo è un esempio dei tantissimi lavori appunto realizzati negli anni 20 dalla bottega per quella che era la committenza sia italiana e poi vedremo straniera di oggetti d'arte decorativa. Federigo, come anche Alberto e Achille, sono in grado di lavorare velocissimamente e possono produrre oltre 10 copie al giorno, tra fondi oro e copie rinascimentali. Una capacità produttiva che li rende famosi anche negli Stati Uniti. Sulla scia della moda del momento, non solo si esportano opere originali e imitazioni, ma vengono costruiti interi palazzi in stile fiorentino.
L'architetto Addison Mizner e l'imprenditore Paris Singer, figlio del magnate delle note macchine da cucire, durante il loro ampliamento della città di Palm Beach, chiamano Federico e Achille in Florida. Questi ricostruiscono in parte le sale di palazzo d'avanzate nel grandioso palazzo in stile neomedievale realizzato per il petroliere Joshua Cosden. I due fratelli partiranno dal porto di Genova per la loro grande avventura americana. Ma mentre Achille rimarrà negli Stati Uniti, Federico alla fine del lavoro rientrerà in Italia. Landing first in New York, Federico and Achille took a sightseeing bus around the city. Peering into the second-story windows of the Fifth Avenue and galleries, the brothers were astonished to discover as many as 20 of their paintings, copies of old masters, Italian primitives, and 18th century Roman landscapes placed in positions of honor amongst the merchandising on display. I fratelli scelsero delle decorazioni che si ispiravano direttamente alla cavalcata dei Magi in Palazzo Medici Riccardi. In questa fotografia si vede Federico sempre molto elegante, sempre in gilet, sempre in cravatta, nel cantiere della Villa La Guardiola. I bozzetti sono una rara testimonianza che documenta l'attenzione con cui appunto si realizzavano i particolari. Il 21 agosto del 1928 c'è una risposta di Alberto Angeli all'architetto Jacques Grébert. Si sta confrontando con l'architetto e con la contessa di Nemours su quanto realizzare in questa sala, la sala della musica. La dimora viene comprata negli anni 20 da una signora elegante che si chiamava appunto Contessa di Nemours, figlia di William Crocker, un magnate di San Francisco che conosceva gli Angeli per la loro attività negli Stati Uniti. La prima opera mostra un'idea, se vogliamo, è un acquarello su carta. Qui si vede questa bellissima figura alla quale arriva un putto con un bellissimo cigno in mano, quindi associata all'idea ovviamente di bellezza e di purezza, in una campagna toscana. Si stagliano i cipressi, poi ai due lati ci sono questi boschetti di lecci. Sicuramente l'ispirazione può essere alla lontana una primavera botticelliana. La seconda opera è il bozzetto finito, molto dettagliato, addirittura questo bellissimo prato fiorito proprio alla Botticelli. E poi il terzo invece, il lucido su carta trasparente, che serviva poi per realizzare l'opera a grande scala. Con un pantografo si poteva poi aumentare le dimensioni e quindi passare dal disegno alla tela. Oltre a una decorazione appunto con sigla botticelliana, si trovano dei finti tendaggi, cioè anche questi sono decorazioni alla parete. Parlo sempre di decorazione alla parete perché non è mai tecnicamente solo affresco.
Nel 1929 la villa viene acquistata da un architetto americano, Ogden Codman. Questo nome è fondamentale per quella che è la storia della decorazione e dell'arredamento. Codman realizza moltissime dimore per i magnati di Newport, di New York, di Boston, e fonda una partnership insieme a una scrittrice, Edith Wharton. Codman con la villa alla Leopolda voleva edificare concretamente il suo manifesto, rispondendo a quello che era la sua idea di classico, il suo concetto di classicismo nell'architettura. Quindi ha un equilibrio, un'armonia e una grande luce. Questa villa si differenzia dalle altre ville per la sua decorazione, un ambiente molto più mediterraneo, quasi esotico in alcuni casi. In questo caso i bozzetti sono stati realizzati per la grande orangerie, per la limonaia, che era uno spazio di ricevimento che si apriva proprio sulla costa. In questo telegramma del 1929 Paris Singer ricontatta i fratelli Angeli per una sua residenza in Francia. Paris Singer aveva voluto questa villa, che si trova nella Costa Azzurra vicino a Nizza, per un amore che in realtà poi era finito con Isadora Duncan. Dopo le richieste venivano realizzati i bozzetti venivano spediti in Francia e poi una volta approvati, noi vediamo qui per esempio questo bellissimo bozzetto di tempera d'uovo grassa su cartoncino. Una volta approvati si realizzavano le opere che venivano dipinte a Firenze a dimensioni delle stanze, quindi prima si facevano rilievi e poi si realizzavano le tele. Poi queste tele venivano arrotolate, portate in loco, distese, attaccate alle pareti con colle animali e poi integrate, cioè poi comunque c'era un lavoro di decorazione ad affresco e a secco finale. Tutto questo ovviamente serviva per velocizzare il processo e per far sì che si potesse utilizzare tutta quella che era la qualità e la quantità di maestranza presente a Firenze. In quest'altro bozzetto è interessante perché si vede la hall, questa grande sala, e la disposizione di quelli che poi sono le scene degli affreschi. Si parla per esempio anche nella varia corrispondenza dell'importanza di distribuire ai lati del camino le scene principali, le virtù e le allegorie scelte. Questo lavoro fu senz'altro il più impegnativo per la Bottega degli Angeli. Si erano incaricati della direzione dei lavori e oltre agli affreschi e alle decorazioni si erano occupati anche degli arredi, che avevano commissionato alle eccellenze artigiane presenti all'epoca a Firenze. Per premiare la riuscita dell'opera, Federico viene invitato da Singer e dalla moglie a raggiungerli in una crociera sul Nilo nel 1931. In questo caso Federico, invece di utilizzare l'acquerello come diario di viaggio, ha realizzato una serie di fotografie di grande suggestione e taglio pittorico. E questi avrebbero potuto diventare altrettanti dipinti di ambientazione esotica.
Intanto Alberto e Achille prenderanno strade diverse, ma il loro legame professionale continuerà attraverso una fitta corrispondenza in cui si passeranno informazioni sul lavoro e committenze, sui trucchi del mestiere e notizie sulle nuove tecniche. Alberto, il fratello di mezzo, rimane negli Stati Uniti e a New York apre uno studio. Si specializza nel restauro. Moltissime sono le opere che restaura per musei americani, fra cui il Metropolitan, il High Museum of Art di Atlanta e l'Hispanic Society Museum. Restaura fra gli altri la famosa Duchessa d'Alba di Francisco Goya. Invece Achille, il fratello più giovane, si specializza in quello che chiameremo l'interior design, la decorazione di interni, e rimane a San Francisco. Federico ritorna in Italia e sposa colei che era la sua insegnante di inglese, Lola Costa. Mio padre sentiva molto la necessità di imparare la lingua inglese per i suoi viaggi in America e anche successivamente per i vari rapporti nel lavoro. Si era iscritto alla Berlitz School of Languages e fu lì che mia mamma venne a Firenze per insegnare a mio padre la lingua inglese. Eravamo negli anni 30, la lingua inglese purtroppo non la imparò mai, però nel frattempo aveva sposato la sua insegnante. Lola Costa era un'abile pittrice e poetessa e con lei che nel 1935 acquistarono questa dimora, Villa Il Palmerino, e qui nacquero poi i figli. Lo studio è stato fatto tipo nel 35 e mio padre si è sempre un po' lamentato dicendo che questa luce doveva essere una luce del nord, mentre invece lì era una luce del sud e questo un po' ne pregiudicava l'utilizzo. E fra l'altro nello stesso tempo si apriva anche il giardino con le siepi di Bosso e tutto il resto come si vede ora. Disegnato sicuramente da mio padre, sì. Dopo il 1935 Federico si dedica a una pittura personale, più intima, fatta di riflessione e di meditazione. Con mia mamma erano riusciti a creare questa, diciamo, capacità di dipingere assieme, cosa che non è facile. Lavoravano insieme Lola e Federico, con gli stessi soggetti, quello del liminaio in particolare, un paio di ragazze, di modelle, diciamo, che erano forse anche le amiche di mia sorella Matilda. E noi stessi, sì, e noi stessi, sì. Lei l'aveva stimolato molto, perlomeno per la pittura contemporanea, mentre lui aveva una sicurezza assoluta per quanto riguarda il suo mestiere. Pur rendendo la sua pittura molto più contemporanea, lui aveva certe tecniche che non ha mai abbandonato. Per esempio la tempera a uovo è un qualcosa che lui ha sempre portato avanti fino agli ultimi momenti.
La tempera poteva avere un'aria di modernità maggiore di quello che non si pensava a quel momento, con le varie avanguardie. Era un po' questo ritorno all'ordine di cui si è parlato molto in quegli anni. La bottega era stata tutta la sua vita. Questi restauri importanti anche esistevano tuttora, e come anche esistevano queste bellissime copie. Per esempio qui nella sala da pranzo avevamo un quadro bellissimo, ecco, era ammirato da tutti quelli che venivano e poi glielo chiedevano di venderglielo. Non era, come spesso succedeva con lui, non era una copia, era alla maniera di, ecco. La casa era una showroom, sì. Esatto. E gente che veniva per parlare di pittura, lavoro, eccetera, diceva: ma questo è bello, ma questo come mai? No. Poi alla fine lo compravano. L'ultimo lavoro che ha fatto mio padre era un lavoro abbastanza pesante, preso con i nostri vicini di allora di Villa del Ciliegio. Villa del Ciliegio era stata venduta ad un generale inglese di rientro dall'India. Questi signori Suren, una coppia molto simpatica, erano venuti molto spesso a casa nostra, avevano ammirato i quadri di mio padre e anzi avevano insistito perché lui facesse nella loro nuova casa un affresco del tipo di quelli che lui aveva fatto in America, a Palm Beach o in Costa Azzurra. Insisterono tanto perché questo lavoro fosse fatto e mio padre alla fine accettò, anche se la sua salute era molto in cattivo stato in quegli anni. Io accettai con piacere di aiutarlo, come lui mi chiese. La parete venne divisa in 2 livelli, il livello superiore con una soppalcatura che appunto serviva a mio padre per stare in alto. La parte inferiore erano soprattutto motivi geometrici, stemmi araldici, eccetera. Doveva essere fatta a fresco, cioè stendendo sul muro una malta fresca per poi mettere i colori principali prima che si asciugasse. Mi ricordo che mio padre fece i ritratti di tutte le persone della casa che erano coinvolte, oltre ai proprietari, ai domestici. L'autista venne ingaggiato a fare quello che reggeva i cavalli. Erano tutti dentro l'affresco e alla fine questo affresco fu finito. Pochi mesi dopo purtroppo mio padre non ce l'ha fatta più e è morto. La signora Suren aveva avuto il desiderio di affrescare anche una piccola stanza di meditazione e lì mio padre aveva pensato di fare un decoro particolare, il vaio senese, un motivo geometrico bianco e nero. Io ricordo di averlo fatto e ricordo di averlo finito poi in tempo per consegnarlo. Da allora non ho più toccato un pennello, perlomeno per 50 anni. Federico morirà nel 1952, a soli 61 anni. Questo rimane il suo ultimo affresco e, a differenza degli altri,
non è andato perduto. L'orologio del campanile scandiva i rintocchi delle ore. Le 2, le 3, ma chi le udiva? Poi le prime luci dell'alba. Ci salutavamo, non proprio convinti che fosse giunto il momento di andare a letto. Una stretta di mano e via. Più del riposo imminente, ci sorrideva la certezza che tra poche ore ci saremmo ritrovati a continuare il discorso rimasto in tronco. Con la nuova generazione, la Bottega degli Angeli si trasforma al femminile. Delle 3 figlie di Federico, la primogenita Matelda si specializza nei restauri e nelle copie, con una marcata predisposizione per la ritrattistica. Mentre Fiorenza, nata nel 1935, fin da bambina segue le orme del padre e inizia prestissimo a lavorare con lui. È nota per la sua abilità e per essere stata una delle più giovani copiste ammesse agli Uffizi, vincendo il concorso per entrarci con una copia da Botticelli, eseguita a soli 12 anni. Le due apriranno insieme uno studio nel centro di Firenze, in Via delle Belle Donne, poi trasferito a Villa Il Palmerino, quando Fiorenza rimarrà sola per la prematura scomparsa della sorella e dovrà dividere il suo tempo tra gli impegni lavorativi e quelli familiari. Beatrice si dedicherà al restauro della ceramica antica e del bronzo, lavorando presso l'opificio delle pietre dure di Firenze e partecipando sul campo a numerosi scavi archeologici in Grecia, Giordania e Siria. Oggi come allora i giovani discutono animatamente sugli scalini di Santo Spirito. Dimenticano il tempo che passa, trovandosi, generazione dopo generazione, a cercare risposte alle domande sul proprio futuro. Tro